Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati sul nostro canale. Il mio nome è Simone, amo le lingue straniere, le uso per viaggiare all'estero e per lavorare come project manager in giro per il mondo, e su questo canale parliamo di come imparare le lingue da autodidatta. Dai che si comincia con il video di oggi. Come imparare il tedesco, ragazzi? Il tedesco in generale per noi italiani, ma non solo, è una lingua che in Europa sta crescendo molto perché dal punto di vista economico la Germania attira molti talenti. Io stesso ho vissuto 2 anni in Germania e quasi 4 anni, 3 e mezzo, neanche mi ricordo più, in Austria, dove lavoravo come project manager, quindi lavoravo tutti i giorni praticamente sia in tedesco che usando altre lingue con i nostri clienti dell'azienda, internazionali, americani ma anche Sud America. Il tedesco però non è nota per essere una delle lingue più semplici, perlomeno tra le lingue indoeuropee, perché ad esempio fa una cosa, e questo è il consiglio numero 1, che è l'inversione verbo-soggetto. E non solo, a volte nelle subordinate viene invertito anche il verbo al passato, no? Perché io l'avevo fatto, in tedesco diventa weil ich das gemacht habe, no? Perché io fatto avevo, l'avevo non c'è in tedesco, no? Però vedete che inverte, quindi cerchiamo di abituarci da subito a questa inversione nelle subordinate, che se starai studiando tedesco è qualcosa che già conosci. Come possiamo fare a interiorizzare questa cosa, ragazzi? Scrivendo. Prendiamo carta e penna, oppure prendiamo carta e una matita, qualunque cosa con cui vogliamo scrivere, e scriviamo tante frasi di questo tipo e cerchiamo di imparare con delle frasi in contesto, ok? Inversione verbo soggetto è fondamentale nella lingua tedesca ed è qualcosa che dobbiamo imparare. Punto numero 2, ragazzi, attenzione alla fonetica. La fonetica della lingua tedesca in generale non è difficile, però ci sono delle piccole cose, delle piccole accortezze che ci aiutano a suonare, a sembrare madrelingua, no? Perché ad esempio ogni volta che alla fine di una parola in tedesco c'è una G, questa viene pronunciata più come una K che non come una G. Io non dico Guten Tag, G, questo è un italiano che parla tedesco. Guten Tag, K, sembra quasi una K. Guten Tag, no? E non è Guten Tag, ok? È una K. La stessa cosa avviene con la D e la T, ragazzi. Io non dico und, no? Per dire e, non dico und, dico unt, no? È di fatto una T alla fine di una parola. Con questo piccolissimo trucco già potremo sembrare più nativi quando parliamo la lingua tedesca, ok? Poi ovviamente c'è una grossa differenza tra la lingua tedesca parlata in Germania, in Svizzera e in Austria, quindi ti invito a guardare o a cercare su qualche libro o su qualche canale che parla specificatamente del tedesco e di una di queste 3 tipi di parlare tedesco, quali sono le regole più adatte al tipo di tedesco che tu vuoi imparare, ok? Perché per dire 20, ad esempio, in Germania si dice 20, ma in Austria rimane una K, come abbiamo detto prima, la G finale, 20, ok? Quindi attento, dipende un pochino dove tu sia e che cosa esattamente vuoi imparare. Punto numero 3, cerchiamo di focalizzarci fin da subito sul linguaggio formale. In generale la lingua tedesca è molto formale, soprattutto nel mondo del lavoro, quindi la gente si aspetta da una persona che parla tedesco che questa persona domini anche la lingua
formale. Attenzione, anche la lingua formale, perché ho incontrato gente che parlava quasi solo la lingua formale, e in un incontro informale, no? Gente che mi parlava dandomi del lei, gente di magari 23-24 anni, è strano, ok? Anche la lingua formale, ok? Non solo la lingua formale, ma cerca di impararla, perché in qualunque luogo tu voglia lavorare in Germania ti servirà la lingua formale. Consiglio numero 5. La gran parte delle persone che imparano il tedesco in realtà già parla l'inglese, tendenzialmente. Se questo è il tuo caso, aiutati più che puoi con l'inglese. L'inglese è una lingua germanica, ok? Il tedesco è ovviamente una lingua germanica, ok? Se noi leggiamo Shakespeare, ad esempio, nella seconda persona singolare c'è un finale che poi è andato perso nella lingua inglese perché si è semplificata, però che viene mantenuto nella lingua tedesca, no? Hast, ad esempio, S, T, no? Questo genere di finale, di coniugazione del verbo esisteva anche nell'inglese antico. Molte sono le cose in comune, le parole in comune. Cerca di usare l'inglese per aiutarti a migliorare il tedesco. Punto numero 5, ragazzi, sia in Germania che in Austria, credo anche in Svizzera, ma onestamente non ho vissuto in Svizzera e ci sono stato poche volte, la cultura della birra è qualcosa di gigante. Quindi cerca di approfondire un pochino la cultura della birra, perché se avrai dei colleghi austriaci o tedeschi e vuoi in qualche modo impressionarli, o anche semplicemente chiacchierare di qualcosa che tendenzialmente, non il 100% della popolazione, ma tendenzialmente interessa, saper parlare di birra e di questo genere di cose è utile, perché puoi velocemente farti amici. Magari loro non si aspettano da una persona straniera che arriva in Austria, che arriva in Germania, che questa persona sappia di birra e di questo genere di cose. In Austria addirittura c'era un corso di beer sommelier, come se fosse per il vino, però per la birra, che ti dà l'idea di quanto sia importante nella cultura austriaca la birra. Quindi cerca di approfondire questo, perché è molto collegato a quella che è la cultura del paese e può tornare utile in diverse situazioni. Il tedesco è anche una lingua con un vocabolario molto molto ricco, ragazzi, e imparare i vocaboli è molto importante. Ho fatto un video in cui ti racconto come imparare vocaboli in una nuova lingua. Dagli un occhio e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao e a prestissimo.